ricotta e spinaci, ma non la versione quella classica che trovate da tutte le parti. Ci sono 2 o 3 accortezze, accorgimenti che ho messo io. Questa è la mia versione. Ovviamente la pasta non prendiamo quella pronta neanche sotto tortura, la facciamo noi direttamente, molto semplice, e la facciamo con la nonna Papera, con la macchinetta, così siete capaci tutti, anche quelli che non avete mai preso in mano un mattarello, senza nessun problema. Facilissima, gustosa, buonissima, anche da conservare eventualmente in freezer e scaldare al momento di servire la domenica. Insomma, adesso vi spiego tutto, sigla e le prepariamo insieme. Ricordiamo che l'aglio non va mai cotto a temperature elevate, quindi teniamo medio-basso il fuoco, in questo modo non risulterà indigesto. Facciamo andare i nostri spinaci su fiamma media, mescolando di tanto in tanto in modo da cuocerli in modo uniforme. Cuoceteli fino a quando sul fondo non sarà più presente acqua a vista, devono risultare un poco asciutti, quindi è importante anche che la fiamma sia moderata in modo da non bruciarli. Li facciamo raffreddare un poco, magari con la pasta, così perdono anche quel pochino ancora di acqua che mantengono, e poi li tritiamo non troppo fini, a me piacciono un po' grossolani. Quando inizia a sfrigolare buttiamo la farina tutta in un colpo e mescoliamo con una frusta. Dobbiamo far tostare per bene la farina. Continuiamo a mescolare in questo modo per circa 1 minuto. Dopodiché ne uniamo poco di latte, mescoliamo bene tirando su bene anche dai bordi, e sempre mi raccomando con la frusta, perché in questo modo eviteremo di fare dei grumi. Poco per volta, vedete che se si fanno noi li andiamo a mescolare con la nostra frusta fino a quando ritorna una crema. Quando l'abbiamo fatta diventare una bella crema liscia, andiamo ad aggiungere un altro poco di latte e andiamo avanti così fino ad esaurimento. Quando il latte è completamente incorporato andiamo avanti a mescolare continuamente su fiamma media medio-alta fino a quando non inizierà ad addensare, ricordando che questa besciamella è velante perché non ci serve troppo compatta ma bella fluida e cremosa per andare a condire i nostri cannelloni. Quando siamo a questo punto vedete che è diventata di una consistenza abbastanza cremosa, non è più tanto liquida ma inizia ad addensare un pochino e inizia a prendere anche il bollore.
Spegniamo il fuoco, regoliamo di sale e pepe e lasciamo raffreddare. Non metto noce moscata in questa besciamella perché avendo messo quel pochino di piccante negli spinaci secondo me non ci sta benissimo. Ovviamente se voi scegliete la variante senza spinaci potete tranquillamente usare la noce moscata. Per dare un tocco goloso ai nostri cannelloni io aggiungo anche una treccia di mozzarella tagliata a pezzettini piccoli. Ovviamente potete usare anche una mozzarella a fior di latte, ma in questo caso la treccia ha meno umidità, trattiene meno liquido di governo e quindi fa meno bagnullo, come si suol dire. Perciò io la preferisco se possibile sia per la pizza che per queste preparazioni. Adesso lasciamo un pochino perdere l'acqua, quella che c'è. Scaldiamo un filo di olio. Di tanto in tanto diamo una bella mescolatina. Quando avrà iniziato un pochino ad addensare il pomodoro buttiamo dentro gli ultimi 2 minuti al massimo il basilico tritato. Questo è quello che io ho surgelato dall'estate scorsa. Voi lo potete usare naturalmente anche fresco senza nessun problema. Mi raccomando, le erbe aromatiche le facciamo sempre cuocere poco e abbassiamo anche un pelino la fiamma. Con la nonna papera dobbiamo sempre assottigliare la pasta allo spessore della tacca più larga che andremo ad utilizzare per partire. In questo modo la pasta non diventerà slabbrata e non avremo nessun tipo di problema. Teniamo una larghezza che sia circa quella, non eccediamo, e poi se no procediamo in lunghezza. Facciamo così per tutti e due i panetti. Tacca più larga di questa, prendiamo la nostra pasta e mi raccomando di non mai piantare le dita in questo modo perché altrimenti lasciamo il segno. Usiamo sempre le mani in modo orizzontale. Ve lo dico adesso perché fra un po' si scatena l'inferno di rumore. Via! Scaliamo una sola tacca per volta e non mai per nessun motivo facciamo quelle porcate di ripiegare la pasta, che sennò poi vi viene di plastica come quella di Giovanni Rana. Arriviamo fino al penultimo spessore. A questo punto, per comodità, il nostro cannellone verrà rotolato in questo senso e dobbiamo però sapere quanto farlo lungo. Questa lunghezza sarà data dalla larghezza della nostra teglia. Per capirci ho scelto questa teglia, quindi la lunghezza del mio cannellone sarà la larghezza della teglia. In questo modo ci staranno perfettamente. Lo so che sembra un po' laborioso, ma è il metodo più sicuro. Qui io sono a 16, quindi farò per sicurezza 14 perché poi in cottura un pelino cresce. Ci ricordiamo di rilasciare un pochino la pasta perché ovviamente da tirata, altrimenti dopo vi si accorcia troppo. Misuriamo i nostri 14 centimetri e andiamo a tagliare e procediamo in questo modo fino ad esaurimento della pasta. Quando l'acqua salata bolle iniziamo a lessare. So che vi state facendo due domande: ma l'acqua non ci metti l'olio? No, perché non serve assolutamente a niente, semplicemente lasciamo passare un pochino di acqua tra uno strato e l'altro, appena cambia colore un secondo e la tiriamo fuori subito fuori. E l'altra domanda è: ma serve per forza a lessare? Sì, perché in questo modo il sugo, quello che gli metterete dentro, verrà assorbito meglio dall'impasto e quindi avrete un risultato più saporito. Mi raccomando, il canovaccio che va a contatto con gli alimenti non deve assolutamente essere lavato con ammorbidente, mi raccomando.
Andiamo bene a pescare anche sul fondo, mi raccomando. Andiamo ad aggiungere un pochino di condimento, sale e pepe, perché ovviamente la ricotta non è stata condita prima. Andiamo a riempire i cannelloni. Con un poco di burro passiamo bene il fondo e anche un poco i bordi e poi giusto sporchiamo con una cucchiaiata di pomodoro. Io ho trasferito per comodità il composto in una sacca da pasticcere. Se voi vi trovate comodi in un altro modo, potete fare anche in un altro modo, ovviamente. Mi raccomando, una bocchetta un po' larga e andiamo bene fino in fondo, quindi da lato a lato. A me piacciono belli pieni e ne metto anche un altro pochino. Vedete anche che la pasta sta bella attaccata e questo è il nostro risultato. Ci ricordiamo sempre anche di tenere la parte della giunzione verso il basso. Per me il mostrino sono sufficienti quelli che ho già messo nella teglia, perché siamo solo in 2. Questi li prendete, li mettete in congelatore su un tappetino di silicone, li fate congelare, quando vi servono si scongelano e poi gli mettete sopra la besciamella e il pomodoro fatti al momento. Cannelloni fumanti, pronti per essere divorati al desco. Spero che la ricetta vi sia ovviamente piaciuta, nel caso lasciatemi un like che mi fa solamente che piacere. Per supportare il canale, mi raccomando, è fondamentale l'iscrizione se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina su tutte, perché mi raccomando ci sono 2 video a settimana su questo canale, come vi dico sempre, quindi le video ricette, poi ci sono un sacco di altre cose fantasticherrime. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati a fine video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!